Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. In questo video vediamo come da una foto che è in primo piano e vogliamo togliere lo sfondo. Andiamo su Google Chrome e scriviamo remove background. Remove background e diamo invio. Clicchiamo qui direttamente. Potete cliccare su upload image, trascinarla tranquillamente, oppure fare CTRL più C e CTRL più V per inserire l'immagine, quindi potete fare in vari metodi. Clicchiamo qui sulla ragazza originale e poi l'ha rimosso direttamente. Se noi clicchiamo su download ci permette lo scaricamento a bassa qualità, invece se clicchiamo su download HD ce lo scaricherà in alta definizione. Ovviamente in alta definizione è a pagamento, qui dice un credito, ora non so quanto sia un credito. Potete editarlo e abbiamo alcune scelte che possiamo fare, tra cui con Blur possiamo sfocare l'immagine di sfondo, infatti qui lo vedete in vari livelli, è un po' sfocata e così via. Si può aggiungere anche altri sfondi e addirittura si può anche caricare altri sfondi, lo potete caricare anche voi tranquillamente e mettere lo sfondo che volete. Questi sono già preinstallati e tranquillamente è molto ben fatto questo programma, anche se non può essere paragonato a Photoshop, che poi vedremo, però va bene e ce ne sono tantissimi. Comunque, una volta fatto potete cliccare su download. Se non vi piace potete tornare indietro con le freccettine, poi erase e restore invece per modificare. Se notate che il soggetto ha delle sbavature potete cancellare la sbavatura oppure rimetterla, erase e restore. Potete anche ingrandire alcune cose che anche i software possono fare. Allora, qui vediamo un'immagine con una bella vettura, infatti hanno tolto il logo per non riconoscere la macchina. Hanno fatto bene, infatti io non ho capito che macchina sia e comunque non la sceglierei blu. Per togliere lo sfondo bisogna cliccare innanzitutto il lucchetto qui, quindi clicchiamo sul lucchetto, adesso è disattivato, e poi andiamo su proprietà, quindi andiamo qui, clicchiamo, scorriamo un po' verso il basso e troviamo visualizza altro. Clicchiamo qui. Vi ricordo che in alcune versioni di Photoshop lo trovate, almeno dalla versione del 2020, lo trovate già immediato il pulsante rimuovi lo sfondo. Invece nelle ultime versioni del 2021 basta cliccare qui su visualizza altro e possiamo rimuovere lo sfondo, sfocare lo sfondo in bianco e nero e migliorare l'immagine. Quindi rimuovi lo sfondo, basta cliccare qui, applica. Poi vi avverto che ovviamente in un sistema automatico ha tagliato le ruote. Perché succede questo? La differenza che c'è tra lo sfondo o l'ombra è sul nero, quindi il sistema non riconosce i livelli del nero quando sono troppo vicini con lo sfondo e quindi praticamente ha tagliato i pneumatici. Torniamo su proprietà, modifica il contenuto, azioni rapide, visualizza altro e questa volta proviamo a sfocare lo sfondo e applichiamolo. In un attimo ci ha fatto lo sfondo sfocato, molto bello questo sistema. Modifico nuovamente il contenuto, visualizza altro, quindi facciamo lo sfondo in bianco e nero e lo applico. E voilà, in un attimo abbiamo fatto lo sfondo in bianco e nero e l'auto sempre colorata. Poi l'ultima opzione
visualizza altro, migliora l'immagine e l'applichiamo. In questo caso ha migliorato di un bel po' l'immagine di sfondo. Photoshop sta diventando davvero molto più semplice e potente. Ok, se avete le domande scrivete nei commenti e ci sentiamo alle prossime. Ciao ciao!